Benvenuti al Chigliani. Sono il dottor Destino di Latveria. Per alcuni tra voi forse sono uno spettro del passato, un fantasma di cui si racconta agli infanti, una leggenda mai vissuta. Tuttavia, vi garantisco che sono reale. Cittadini americani, figli di questo secolo oscuro, non è un caso se Destino ha deciso di parlarvi occupando tutte le reti nazionali e i principali dispositivi informatici. E presto vi sarà tutto chiaro. La democrazia ha fallito. Il vostro governo è una carogna morta e putrescente e ha reso il mondo dipendente dal suo tanfo come una droga malsana. Vi è stata data la possibilità di scegliere i vostri rappresentanti, i vostri leader. E a chi avete dato il potere? A melliflui parolieri senza dignità, schiavi di una politica ottusa e capace solo di offrire spettacolo. Chi doveva farvi da condottiero altro non è che un burattino, il presidente in carica, colui che aveva tra le mani le vostre anime, le ha svendute ai diavoli più biechi. Al momento il paese è in mano a un ristretto numero di aziende. Il potere reale è tra le viscide dita di capitani di industria sociopatici, incapaci di comprendere il valore della vita umana e dell'individuo come tale. Nasci, lavora, consuma, muore. Mi hanno creato furbamente attorno una prigione. Mi hanno convinti di bisogni che non sapevate di avere. Mi hanno dato servizi che non vi servono dopo avervi convinto che fossero indispensabili e voi ci avete creduto. Come dicevo, immensa è la delusione di Destino. E se davvero ogni paese ha il governo che si merita, questa nazione ha espanso il proprio scellerato capitalismo verso il resto del mondo, contaminandolo con un tumore senza precedenti. Avete pregato il dio denaro dimenticando il mare, i fiumi, il cielo e le foreste di questo mondo. Questo paese, allo stato attuale, è vittima di un cancro terminale, ma io ne sarò la cura. Da questo momento, tutti i poteri del presidente degli Stati Uniti d'America sono stati ripristinati. Coloro che hanno commesso crimini contro la nazione e l'umanità risponderanno a Destino stesso. Mentre le mega aziende, che per tutti questi decenni hanno spezzato la società e l'ambiente, verranno forzate a restituire al popolo e al mondo ciò che gli hanno sottratto. Attraverso queste reti, infine, io, Destino, mi dichiaro per diritto rivoluzionario presidente degli Stati Uniti d'America in questa notte burrascosa. Coloro che accetteranno il cambiamento saranno premiati. Gli oppositori verranno dichiarati immediatamente nemici dello Stato. Oggi ha inizio un nuovo giorno e con l'alba giunge una nuova America, l'America di Destino. Doom 2099. Di cosa parla? Cosa succederebbe se il dottor Destino conquistasse l'America? Abbiamo già parlato del miglior personaggio Marvel in diversi video e spesso siamo arrivati alla conclusione che, certo, sarebbe una dittatura, ma vivere sotto il regime di Destino non sarebbe poi così male, anzi, soprattutto guardando al modo in cui Destino guida la sua Latveria. I principali detrattori di questa idea, però, portano spesso avanti l'argomentazione che vedere Destino buono solo con il proprio popolo e crudele con gli abitanti del resto del mondo sia una contraddizione. Oggi dimostreremo che non lo è, grazie al fumetto Destino 2099, rispondendo all'annosa domanda: come sarebbe l'America sotto Destino? Prima però capiamo di cosa si tratta Destino 2099. Una serie di fumetti pubblicata negli anni 90 facente parte dell'universo 2099, una linea Marvel che voleva raccontare un ipotetico futuro lontano narrando le avventure di eroi e criminali in un mondo distopico.
Spesso e volentieri i personaggi mostrati non erano i nostri eroi classici, ma figure nuove che ne riprendevano nomi, simboli e ideali. E già qui la nostra serie su Destino si differenzia dalle altre, perché di Victor Von Doom ce n'è uno soltanto. La prima parte della serie, infatti, ci mostra un dottor Destino sopravvissuto e arrivato in qualche modo alle porte del XXI secolo. Dopo una prima parte in cui vediamo Victor ambientarsi in questa nuova epoca, con qualche piccolo mistero qua e là, come anche il semplice "ma quello è davvero il dottor Destino?", e mostrando nuovi poteri e una nuova armatura con tecnologie futuristiche, la storia prenderà una piega molto particolare. Destino sarà tutt'altro che entusiasta della piega che ha preso il mondo in sua assenza. Per questo motivo, la sua missione sarà quella di curare il mondo da un cancro chiamato capitalismo. Anarchico, ribelle, Destino. Destino è e resta un despota autoritario sempre pronto a prendere il potere. In Doom 2099 ci sono per esempio alcuni capitoli molto psichedelici in cui cerca di prendere il controllo del cyberspazio per diventare un dio virtuale. Tuttavia, vediamo che quando non si trova lui al potere, è pronto a rovesciare i potenti di turno trasformandosi di colpo in un rivoluzionario, un eroe del popolo. Qualcuno oserebbe persino pensare a un comunista. Incoerenza? Pessima scrittura del personaggio? Ovviamente no. Lasciate che vi spieghi i ragionamenti dietro le ideologie politiche di Destino. Partiamo dai fatti più noti, dall'ovvio. Destino è, sì, un dittatore, ma non è un millantatore. Sia in 2099 che in altri fumetti, vediamo come egli mantenga le promesse fatte al suo popolo. La Latveria di Destino è uno stato ricco, in cui non scarseggiano lavoro, cibo, sanità, tecnologia. I latveriani stanno bene sotto di lui e lo dimostrano in moltissime occasioni. In molte storie vediamo anche che Doom ama ogni forma d'arte. È un uomo intelligente, quindi possiamo immaginare che non ci siano censure su questo tipo di contenuti, anche perché i cittadini di Latveria sono mediamente molto istruiti. Le censure, se ci sono, sarebbero di stampo politico. Non mi immagino un giornalista a scrivere "anche oggi il re ha perso contro i Fantastici 4, che scemo". Quindi, a differenza dei nostri Renzi, Salvini, Meloni e tutti gli altri, il nostro Destino non è un cazzaro. Ma questo lato da ribelle ed eroe del popolo? In realtà lo ha sempre avuto. Per instaurare il suo regime, Destino ha prima dovuto rovesciare un tiranno precedente, liberando la sua gente, che ricordiamo essere originariamente un popolo nomade e umile. Destino, in definitiva, ha molte virtù. Pur con modi bruschi, a volte estremi, agisce spesso per migliorare il mondo attorno a sé e mai per danneggiarlo attivamente. Verso la conquista dell'America. Diversi autori hanno lavorato alla serie Doom 2099, ma è solo con Warren Ellis, che voi sicuramente conoscerete per Castlevania di Netflix, che la storia prende una piega ancora più politica. La decisione di conquistare l'America ormai diventa il centro del mondo, è focale per capire la visione politica di Destino. Il monarca mirerà la presidenza prendendola con una rivoluzione senza precedenti, non passando per la diplomazia, il dialogo o i voti. Destino sa quanto la democrazia sia fallimentare. Per fare la rivoluzione, spargere del sangue è indispensabile. Una delle scene più memorabili è quando il presidente in carica si toglie la vita davanti a Destino, forse per fare ammenda dei suoi peccati o forse perché lo avrebbe atteso un fato ancora peggiore. Conquistare l'America è il primo passo per riportarla sulla retta via e, dopo un discorso al popolo, il presidente Destino è pronto a mostrare al mondo di cosa è capace con una nuova serie di leggi. Una costituzione destiniana che punta non solo a ristabilire i poteri presidenziali e ridare dignità ai cittadini, ma anche a creare una forza di polizia e ottenere quanto più controllo possibile sul paese, con leggi specifiche per supereroi o magia. Il presidente Destino si abbatte con foga contro il suo vero nemico, il capitalismo.
Il capitalismo, raccontato da Ellis e dagli altri autori, è qualcosa di visionario, un sistema che spreme l'umanità, produci, consuma, muori. Gli esseri umani non contano nulla, gli eroi non contano nulla, persino le nazioni non contano nulla, con leader mondiali che sono solo bambole nelle mani dei veri potenti, i multimiliardari super ricchi, i leader delle aziende più grandi al mondo che fino a questo momento sono stati i veri nemici del Dottor Destino. Immaginate la scena, la Casa Bianca, gli uomini più potenti del mondo seduti a un tavolo ovale. Poi entra il presidente, un uomo in armatura, dalla maschera ancora sporca di sangue per la rivoluzione di poc'anzi. Il rumore metallico dei suoi movimenti arriva alle orecchie e ferisce quasi come le sue parole. Siete dei vermi. Perché chi accumula troppa ricchezza è solo un verme che striscia in più letame di quanto ne possa ingurgitare il suo piccolo e fragile corpo. Coprofagi di lusso, potremmo definirli. Poi il presidente spiega che ci saranno novità. Per prima cosa, ci sarà un limite alla ricchezza che un singolo individuo potrà avere. La ricchezza illimitata non è più tollerata. Le aziende verranno nazionalizzate. È giusto che i mezzi di produzione tornino allo Stato e quindi al popolo. Esiste poi la questione ambientale. Le multinazionali per troppo tempo hanno agito incuranti del pianeta. È ora che paghino di tasca loro il necessario per risanare il mondo. Infine il presidente si alza e dichiara: ucciderò una persona in questa stanza. Decidete voi chi. Perché l'ultimo insegnamento di Destino è che i soldi non sono il potere. Sono l'illusione del potere. Guardate i miliardari della nostra epoca, brutti, deboli, rattrappiti come lombrichi. Uccidere un essere umano è omicidio, ma quelli sono ancora esseri umani? In Doom 2099 no. Si scopre che tra gli uomini più ricchi del pianeta c'è persino un alieno. E Doom cosa fa davanti a tutto questo? Sbrocca verso i cittadini, contro il popolo, perché va bene dare la colpa al capitalismo, va bene dare la colpa alla società, ma se non fate niente, allora siete complici. L'America non si può curare. La presidenza di Destino sarà tutt'altro che facile e forze oscure del paese lo ostacoleranno in tutti i modi, facendogli comprendere l'amara verità. Un paese del genere è un cancro incurabile. Il Dottor Destino ha commesso l'errore di voler salvare un paese che avrebbe dovuto distruggere. Una morale triste, amara e critica verso uno dei più grandi paesi del mondo. Ma Destino è un uomo speranzoso, un sognatore. Davanti a una donna in lacrime, pur essendo a pezzi, è il primo a dire: c'è stata gioia in passato e ci sarà ancora. Destino è il primo a credere nella forza degli uomini che scelgono di seguirlo, perché sotto la sua guida nessuno è inutile. Nella sua rivoluzione c'è posto per tutti. Come vediamo nella serie stessa, egli arriva ad affidare missioni vitali a mutanti con poteri inutili, che sfrutterà in modo unico e geniale. Dopo tutto questo, ora forse avrete più chiara la figura del Dottor Destino, sia che si parli del XX secolo, sia che si parli dell'ormai sempre più vicino 2099. Io vi invito ovviamente a recuperare la serie Destino 2099 per approfondire ulteriormente la morale e le idee politiche di questo personaggio, per godervi un'estetica vintage e psichedelica e ovviamente per leggervi storie di qualità. Prima di lasciarvi però, una domanda e una considerazione. La domanda è molto semplice. Voi vivreste in un paese governato da Victor Von Doom? Per quanto riguarda la riflessione, è che forse anche io guardo i nostri politici, la nostra Italia e ovviamente gli italiani, che non riesco a reputare vittime, ma altrettanto autori del sistema in cui viviamo, e penso che forse un Dottor Destino ci servirebbe proprio. Ma dopo tutto,
Ogni paese ha il governo che si merita. Beyond Hull.